Ma fortunatamente questo con il Huawei Watch GT 2 Pro non succede, in quanto la ricarica è wireless e inizia in qualsiasi posizione noi andiamo a posizionare lo smartwatch. Huawei Watch GT 2 Pro. Oggi vi parlerò dello smartwatch che sto utilizzando già da un paio di settimane. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e i più attenti di voi avranno già notato al mio polso nei precedenti video il mio nuovo smartwatch, ovvero il Huawei Watch GT 2 Pro. Ho voluto infatti testarlo con molta calma per potervene parlare oggi più dettagliatamente. Di fatto lui sostituisce il mio vecchio, cioè non così vecchio, comunque il mio precedente Huawei Watch GT2. Le differenze tra questi due modelli non sono così estreme o marcate, ma credetemi migliorano notevolmente la sua utilizzabilità. Uno smartwatch pensato per lo sport, ma al tempo stesso molto elegante, con la sua cassa in titanio e il suo vetro e anche la parte posteriore in zaffiro. Ma direi che è giusto parlarvi subito della sua autonomia, forse l'aspetto più importante quando si compra un nuovo smartwatch. Secondo me è impensabile ricaricare un dispositivo di questo tipo, un orologio smart, chiamiamolo in questo modo, una volta al giorno come fosse uno smartphone. A mio parere, continuo a dirlo, questa è la mia idea di smartwatch, un dispositivo di questo tipo dovrebbe avere un'ottima autonomia. Vi faccio l'esempio del nuovo Oppo Watch che sto testando a fondo negli ultimi giorni, davvero fantastico come smartwatch, ma con un'autonomia imbarazzante. Lo ricarico 2 volte al giorno e finché questo smartwatch, l'Oppo Watch, non avrà un'autonomia almeno decente, non lo porterò qui sul canale, magari con qualche aggiornamento. Ma tornando ora a lui, il GT2 Pro, Huawei dichiara 2 settimane, anzi per la precisione 15 giorni di autonomia. Io, utilizzandolo in maniera molto intensa, parliamo di always on sempre attivo, cardiofrequenzimetro attivo 24 ore su 24, tracking sportivi frequenti giorno dopo giorno, Bluetooth, chiamate e tanto altro, arrivo tranquillamente a ricaricarlo una volta a settimana circa, cioè da quando lo uso l'ho ricaricato solo 2 volte. Penso quindi che con un utilizzo più parsimonioso della batteria si possa arrivare anche alle 2 settimane dichiarate di autonomia. Invece il precedente Huawei Watch GT2 si fermava sui 4, massimo 5 giorni di autonomia con lo stesso utilizzo. Altra importante novità legata all'autonomia la troviamo nella parte posteriore del dispositivo, anzi non la troviamo perché sono scomparsi i pin, i contatti per la ricarica, con un design quindi molto più pulito. Perché questo? Perché la nuova base di ricarica è completamente magnetica. Non potete nemmeno immaginare quante volte mi è successo di mettere in carica un qualsiasi altro mio smartwatch la notte per ritrovarlo il giorno seguente ancora più scarico di quando l'ho messo in ricarica. Questo succede perché i contatti di ricarica sui normali smartwatch non dotati di ricarica wireless si sporcano molto facilmente, anche solo con il nostro sudore. E sporcandosi non fanno ben contatto con i pin di ricarica sulla base di ricarica, appunto, e quindi non si ricarica lo smartwatch. Inoltre succede ancora più spesso che un micromovimento, lo smartwatch esce dalla sua pista di ricarica e anche in questo caso non si ricarica. Ma fortunatamente questo con il Huawei Watch GT 2 Pro non succede, in quanto la ricarica è wireless e inizia in qualsiasi posizione noi andiamo a posizionare lo smartwatch. Inoltre la base di ricarica è magnetica, quindi mantiene ben aderente lo smartwatch alla base di ricarica. Davvero ottimo, brava Huawei! Display davvero molto bello da 1.39 pollici AMOLED con Always On. Luminosità automatica, il sensore è praticamente invisibile, ok, io mantengo la luminosità sempre al massimo in quanto mi piace avere sempre un display molto luminoso, però potete andarla a regolare automaticamente quando volete in questo modo. Sono presenti 2 tasti fisici, quello superiore serve a richiamare il menu principale con tutte le varie
applicazioni, invece quello inferiore è programmabile a nostro piacimento. Io lo utilizzo per richiamare le varie attività sportive, i trekking sportivi, che sono davvero tanti. Ovviamente si tratta di un dispositivo impermeabile certificato a 5 atmosfere, quindi fino ai 50 metri di profondità senza nessun tipo di problema, e come vedete funziona ancora perfettamente. Ok, magari il display con l'acqua non va una meraviglia, però funziona senza problemi. Davvero molto bella la parte posteriore in vetro, anche se credo sia anch'essa in zaffiro. Le parti laterali, scusatemi, sono cromate, è davvero elegante, anche se è leggermente più spesso rispetto al vecchio Huawei Watch GT2. Sui lati, oltre ai tasti fisici, troviamo anche sulla parte destra la cassa audio, che è davvero potente, lo vedremo tra un istante, mentre sulla parte sinistra troviamo il microfono. Dov'è che non lo vedo più? Eccolo, è qui. Una linea molto pulita e anche i cinturini sono facilmente intercambiabili. Dato che ve ne ho parlato, vi faccio vedere la potenza della cassa audio di questo dispositivo. Andiamo a riprodurre la canzone, la musica del canale YouTube. Davvero niente male, specialmente se consideriamo che si tratta di uno smartwatch. Una piccola nota negativa: la cassa è davvero molto potente, la qualità è buona, ovviamente nei limiti di uno smartwatch, però è posizionata nella parte destra. Quindi succede molto spesso che, anzi ve lo faccio vedere, che quando stiamo riproducendo la nostra musica, andando a piegare il polso, andiamo a ovattare la cassa. Ok, non è un problema grave, però mi pare giusto segnalarlo. Il microfono invece serve per effettuare delle chiamate. Come mi senti? Mi senti bene? Sì. Ok, ciao. Ciao. Le notifiche possiamo solo andarle a leggere, ma non possiamo rispondere a nessuna notifica. Ovviamente connettività Bluetooth 5.1, e se non volete utilizzare la cassa e il microfono integrati per riprodurre musica o effettuare chiamate, potete tranquillamente abbinarci degli auricolari Bluetooth. Anche su polsi non particolarmente grandi, secondo me è davvero molto bello, fa la sua bella figura. Per quanto riguarda invece le funzionalità permesse dalla schermata principale, troviamo il cardiofrequenzimetro, che è molto preciso e, come vi ho già detto, effettua una rilevazione 24 ore su 24. Io ora ho 78 battiti al minuto, che non è assolutamente male. Battiti a riposo, battiti massimi, battiti minimi. Abbiamo il nostro livello di stress, il meteo, la musica e la nostra attività fisica giornaliera. Per quanto riguarda invece le attività sportive, sono davvero tante. Segnalo inoltre che sono presenti anche delle corse guidate, quindi una sorta di personal trainer virtuale che ci assiste durante la nostra attività sportiva. Anche in questo caso ci sono molte possibilità di livello diverso, da principiante all'esperto. Vi faccio vedere ad esempio delle attività sportive che io ho già eseguito nei registri di allenamento, come in questo caso. Intensità, quindi in palestra ci vengono indicate la durata, le calorie bruciate, la zona del battito cardiaco. Ecco, forse ho un po' esagerato in questa condizione, gli effetti dell'allenamento, i tempi di recupero e ovviamente anche la distanza percorsa in caso utilizziate questo smartwatch per corsa, jogging, camminate, eccetera. È dotato di GPS GLONASS integrato, che però, a dire il vero, non è velocissimo nel prendere la posizione. È presente inoltre l'ormai super richiesta saturimetria per controllare il livello di ossigeno nel nostro sangue. Completano la ricca dotazione il monitoraggio del sonno, anche qui con varie schermate, gli esercizi di respirazione per abbassare il nostro battito cardiaco, registro di chiamare, contatti, musica, l'utilissimo barometro, anche ben fatto per quanto riguarda la sua veste grafica, altitudine, notifiche, meteo, cronometro, timer, sveglia, torcia. E nelle impostazioni invece possibilità di connettere gli auricolari, come vi ho già detto. Display, possiamo scegliere il quadrante e ce ne sono
davvero tantissimi. Io al momento utilizzo questo, che è molto completo ed è anche personalizzabile per poter scegliere cosa mostrare nei vari cerchietti, quindi davvero niente male. Possiamo impostare anche il tipo di Always On Display, dalle classiche schermate analogiche fino a più particolari schermate digitali, oppure possiamo anche scegliere di non impostare nessun Always On Display per risparmiare la nostra batteria. Possiamo attivare la modalità silenziosa, molto utile magari quando siamo al cinema e non vogliamo disturbare, il livello di vibrazione, il non disturbare, personalizzare il tasto inferiore, impostazioni di allenamento con la rilevazione automatica di quel che stiamo facendo, molto comoda ma non funziona sempre benissimo, informazioni, impostazioni di sistema, quindi di disconnessione e reset, informazioni varie e poco altro. E oltre questo non potrete installare ulteriori applicazioni oltre quelle già presenti, in quanto si tratta di un sistema operativo chiuso. Però a mio parere c'è tutto quel che serve ad uno smartwatch per essere utilizzato in ogni situazione, e tutto quello che è presente è ben ottimizzato e risparmia molta batteria. Quel che invece potrete aggiungere sul vostro Huawei Watch GT 2 Pro sono le watch face tramite l'applicazione dedicata, che sono davvero tantissime. Inoltre potrete aggiungere anche la musica direttamente sul vostro smartwatch. Sono presenti infatti 2 GB di memoria dedicati unicamente all'archiviazione della nostra musica. Potremo quindi riprodurla o tramite lo smartwatch oppure in streaming Bluetooth dal nostro smartphone. L'applicazione inoltre permette di accedere a tutte le impostazioni del dispositivo, oltre alle schermate più dettagliate della nostra attività sportiva. Ad esempio vi faccio vedere quella che vi ho mostrato poco fa, eccola qui. Oppure ancora il sonno, qui troviamo molte informazioni, è davvero ben fatta la schermata del monitoraggio del sonno, con un punteggio totale, tutti i grafici sul sonno leggero, sonno REM, sonno profondo, dei consigli per migliorare il sonno, insomma c'è davvero tanto. Inoltre è presente per il gentil sesso l'utile calendario del ciclo mestruale. Quindi ragazzi, cosa dirvi in conclusione? Mi è piaciuto questo Huawei Watch GT 2 Pro? Beh, assolutamente sì. Ve lo consiglio? Sì. Ovviamente a patto che non vi interessi scaricare ulteriori applicazioni oltre quelle già presenti sullo smartwatch. Ma al tempo stesso vi ritroverete al polso un dispositivo dotato di grande autonomia, specialmente se la confrontiamo con quelli che sono gli standard odierni. Ben ottimizzato, molto rapido in tutte le sue funzionalità e con la ricarica wireless che è una chicca mica da poco. Insomma, un'ottima scelta sia per chi vuole uno smartwatch molto preciso nella misurazione del battito cardiaco e del tracking sportivo per essere utilizzato quindi nello sport, sia per chi cerca uno smartwatch elegante da utilizzare ogni giorno. Il suo prezzo al momento su Amazon, vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione video, si aggira attorno ai 250 euro ed è disponibile in 2 versioni. Questa che vi ho fatto vedere nel video con cinturino in gomma più sportivo, e anche una seconda versione identica se non fosse per il cinturino non in gomma ma in pelle. Comunque i cinturini, ve l'ho fatto già vedere, sono intercambiabili, potrete utilizzare quelli che volete. Se trovate il prezzo eccessivo potreste considerare l'acquisto del precedente modello, ovvero il Huawei Watch GT 2, che io ho utilizzato tanto durante tutta l'estate, mi sono trovato davvero benissimo. Ok, i materiali sono meno pregiati, non abbiamo la cassa in titanio, non abbiamo la ricarica wireless, la batteria dura un 30% in meno rispetto al modello Pro, però costa 100 euro in meno, attorno ai 140-150 euro su Amazon, link anche di lui in descrizione video, e resta secondo me un ottimo smartwatch. Detto questo, eventuali offerte su questi prodotti e tantissimi altri ve le segnalerò nel mio canale Telegram ufficiale delle offerte TechBest Deals, che trovate linkato anch'esso chissà dove, ma sì, qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il mio gruppo Facebook Droni e
Tecnologia Italia e il mio canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi e se questo video vi è piaciuto potete supportarmi lasciandomi un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dai nostri nuovi prossimi video. Ora però ditemi voi cosa ne pensate di questo Huawei Watch GT 2 Pro, vi piace, non vi piace, lo comprereste, non lo comprereste, avete comprato il modello precedente o qualsiasi altro smartwatch, avete dubbi o domande? Beh, parliamo di tutto questo qui sotto nei commenti. Quindi vi aspetto nei commenti ragazzi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!